A cosa pensate quando dico la parola design? Molto probabilmente pensate a oggetti finemente lavorati, o oggetti che potete tenere in mano o che avete a casa. Queste sono icone classiche di un design che ha reso famoso il nostro paese in tutto il mondo. Questo è un tipo di design che mi ha affascinata fin dall'inizio della mia carriera da designer, ma di cui non vi parlerò oggi. Vi parlerò bensì di un tipo di design che utilizzate quotidianamente e che evolve in maniera continua. Vi parlerò delle interfacce digitali. Ciò che combina, ciò che accomuna questi due tipi di mondi, il mondo degli atomi, il mondo dei design fisico-industriali con il mondo dei pixel, delle interfacce digitali, è l'intento progettuale di risolvere i veri problemi delle persone, di migliorare la qualità della vita. E questo è un intento progettuale che mi ha portato a condurre quasi una ricerca personale filosofica sul ruolo del designer, sul ruolo dell'etica del design, per rispondere semplicemente a una domanda: che responsabilità ha il designer? Il designer può avere una responsabilità di progettare una piacevolezza estetica di un oggetto, o può bensì avere una responsabilità di non creare del dolore fisico mentre progetta una seduta per la persona che la usa. Ma vi racconto un aneddoto al riguardo. Chi di voi sa da dove viene lo stereotipo che le donne al volante sono un pericolo? Ve lo racconto. All'inizio del Novecento, quando Ford lanciò la serie di prime automobili, la prima automobile che fu progettata su forma e misura del corpo maschile. E dopo qualche anno, quando anche le donne finalmente andarono alla guida, purtroppo si vede un'impennata di una serie di incidenti. E ovviamente, penserete, il corpo e le misure del corpo femminile sono molto diverse rispetto a quelle del corpo maschile. E nonostante questo, la seduta del guidatore non era neanche regolabile e quindi non accessibile per tutti. Quindi mi domando qual è il tipo di responsabilità che un designer al giorno d'oggi, un designer di interfacce digitali ha, e come cambia il ruolo da designer di prodotti fisici ai prodotti digitali. Internet e le piattaforme di social media oggi sono i nuovi punti di incontro, di apprendimento, sono paragonabili appunto a piazze, a ospedali, a città. E anche se questi sono mondi virtuali, devono essere accessibili per tutti. E questo è proprio quello di cui mi occupo, come responsabile del digitale per l'accessibilità. Ovvero il mio ruolo è quello di rendere prodotti come WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook e in generale tutto il web accessibili a tutti. A tutti vuol dire a prescindere dalle abilità visive, cognitive, uditive e motorie delle persone. Qui ad esempio eravamo una settimana fa a Los Angeles, dove abbiamo organizzato un workshop con il mio team, con un gruppo di non vedenti e ipovedenti. E l'obiettivo era di essere tutti insieme e coprogettare soluzioni innovative per rendere contenuti online fruibili per tutti. Le Nazioni Unite dicono che 1 miliardo di persone nel mondo, ovvero quasi il 20% della popolazione mondiale, vive con almeno una disabilità o una diversa abilità, ovvero una persona su 7 in questa stanza nel mondo vive con una diversa abilità, ovvero quante persone di voi si svegliano la mattina e indossano degli occhiali per vedere meglio, o quante persone chiedono ai propri figli o nipoti di ripetere quello che gli è stato detto perché la prima volta non è arrivato il messaggio in maniera chiara. E questo quindi, la World Health Organization dice che la disabilità è parte integrante della condizione umana. Ovvero, tutti noi pensiamo che la disabilità sia un qualcosa di permanente, ma in realtà la scienza ci insegna che è un qualcosa di dinamico, ovvero può essere situazionale o temporaneo. Banalmente basti pensare, se ci si rompe un braccio, il braccio sarà ingessato e quindi dovrò utilizzare la mia mano sinistra. Oppure durante una giornata assolata il sole potrà influire la mia visione e, diciamo, impedire di vedere quello che veramente ho davanti ai miei occhi. Quindi, come progettista mi sono sempre, domandata quali tipo di responsabilità e soprattutto che nel momento in cui ci avviciniamo al progettare esperienze digitali dobbiamo sempre di più prendere in considerazione
questi tipi di diversi punti di vista, di necessità, che provengono da diversi, diciamo, parti del mondo, ma anche diverse necessità culturali. Progettare per l'accessibilità è un qualcosa che ha innovato, ha portato a innovazioni radicali in molti settori, dal settore automobilistico, aeronautico, educativo e in molti altri. E in particolare un esempio negli anni 70 che fece molto scalpore al suo tempo fu durante il movimento degli hippie in California, un gruppo di studenti di Berkeley, che era sulla seggiola a rotelle, propose un semplice cambiamento architettonico della città, ovvero di aggiungere un pezzo di cemento per creare uno scivolo e permettere quindi di attraversare la strada in maniera semplice e autonoma. Quindi qui vediamo che progettare per un gruppo ristretto di persone riesce a risolvere varie problematiche, come per esempio quando si cammina con un passeggino per la strada o con un carrello della spesa o una persona in bicicletta, uno skateboard, può trarre beneficio di questo abbattimento di questa barriera architettonica. E questo si chiama the curb effect. Appunto, quando si abbatte e si risolve un problema per un gruppo ristretto di persone, si risolvono problemi per molte altre persone. Quanti di voi hanno utilizzato sottotitoli a video senza l'utilizzo dell'audio? Questo immagino sarà capitato a molti di voi perché magari si è in un ambiente molto rumoroso o perché magari non si vuole disturbare il proprio vicino in treno o magari perché si vuole imparare una nuova lingua. E questo è un altro tipo di tecnologia che è stata sviluppata negli anni 70 per un gruppo ristretto di persone colpite da sordità totale o parziale. E questo oggi è alla base di ogni piattaforma, sito web che offre contenuti video, come YouTube, Netflix o lo stesso TED. E questo con il mio team quindi abbiamo preso questa tecnologia che è diffusa oramai ovunque per rendere accessibile tutti i contenuti sulle nostre piattaforme. Un altro esempio di un progetto che abbiamo realizzato si chiama Automatic Alt Text, ovvero testo automatico alternato. Cosa vuol dire? Come riuscire a trasformare i contenuti visivi per persone non vedenti o ipovedenti. Quindi questa funzione sfrutta l'intelligenza artificiale per identificare gli oggetti in un'immagine e trasformare i contenuti di immagini in contenuti audio. Quindi in questo caso questa immagine può essere letta come l'immagine può contenere cielo, alberi e cuore. Questo non è il massimo della, diciamo, naturalezza linguistica, però è un primo passo verso quello che ci permetterà di rendere tutti questi contenuti online accessibili per tutti. Progettare per l'accessibilità è questo e tanto altro, come scegliere e progettare pattern di colori e forme per persone daltoniche o progettare software per ipovedenti, oppure rendere queste bacheche di informazioni infinite con contenuti verbosi e cognitivamente affaticanti accessibili per persone affette da dislessia, che tra l'altro sono più o meno il 15% della popolazione mondiale. Quindi, tornando alla mia domanda iniziale, che tipo di responsabilità ha il designer oggi, soprattutto pensando che in poche settimane, in pochi mesi e in pochi clic, in pochi istanti, un designer di esperienze digitali può raggiungere milioni, se non miliardi di persone? Io credo che una delle responsabilità principali sia di abbattere le barriere architettoniche e digitali per permettere un accesso equo e democratico delle informazioni online, per un accesso alle visite mediche o per garantire l'integrità durante le elezioni politiche in tutto il mondo e per abbattere l'insorgere di bullismo online, di hate speech e per aiutare invece a rinsorgere di nuovi gruppi di pensiero, di manifestazioni come quello per esempio organizzato dalla 16enne svedese per il cambiamento climatico. Quindi per concludere, good design enables and bad design disables. Io credo che progettare per l'accessibilità sia una sfida etico-creativa, che dovrebbe essere alla base di qualsiasi processo creativo, di processo dall'ideazione alla progettazione al lancio di un mercato. E questa è la sfida che lancio a tutti noi, creativi, architetti, designer, persone che sono coinvolte a realizzare questi prodotti che sono nelle mani di milioni di miliardi di persone. Grazie.